Ti sei mai chiesta come suscitare l'interesse genuino di qualcuno senza perdere la tua essenza o la tua autostima? Come fare in modo che qualcuno non solo si incanti, ma ti ammiri per quello che sei veramente, e non per quello che cerchi di essere? Lo so, sembra una sfida, ma non preoccuparti. Oggi ti mostrerò 7 passi che trasformeranno il modo in cui ti vedi e come gli altri ti percepiscono. Qui su Emozioni e Connessioni, la nostra missione è aiutarti a creare connessioni profonde e autentiche, senza rinunciare a ciò che ti rende unica. Ma la domanda è come mantenere la tua identità e, allo stesso tempo, suscitare il desiderio e il rispetto di chi ti interessa. Rimani con me, perché insieme scopriremo esattamente come creare questa dinamica potente, dove l'interesse e il rispetto fioriscono naturalmente, senza giochi o illusioni. E ricorda, meriti di essere valorizzata per ciò che sei realmente. Pronta? Ti sei mai fermata a pensare a come ti vedi? Perché, prima che chiunque corra dietro a te, è fondamentale che tu stessa ti valorizzi. Sì, lo so. La vita è frenetica, piena di impegni, ma e tu? Stai investendo in chi sei, nel tuo sviluppo personale. Immagina, per un momento, una donna con una routine piena di scopo. Si prende cura del suo aspetto, della sua salute mentale ed è sempre alla ricerca di nuovi interessi e hobby. Ora dimmi, come pensi che venga percepita? Non solo da chi le sta intorno, ma dal mondo intero. Attraente, giusto? Attraente non solo per il suo aspetto, ma per l'energia che irradia. Quando sei felice con te stessa, quando investi nel tuo benessere, le persone intorno a te cominciano a rendersi conto che devono fare uno sforzo per far parte della tua vita. Ed è proprio questo che farà sì che lui ti veda come il premio finale. Perché, credimi, quando stai evolvendo, felice da sola, nessuno vuole restare escluso da questo viaggio. Ora, pensaci, quale sforzo dovrà fare lui per conquistare una donna che si è già conquistata? Quando inizi a valorizzarti davvero, accade qualcosa di incredibile, diventi intenzionale in tutto ciò che fai. Ogni scelta, ogni gesto, riflette quanto conosci il tuo valore. E sai cosa succede? Si crea un'aura di mistero e rispetto. Perché, quando ti dedichi a essere la miglior versione di te stessa, naturalmente susciti la curiosità degli altri. Cominciano a voler capire di più su di te, ma senza sapere esattamente cosa ti rende così speciale. E questa aura di non darmi per scontata è irresistibile. Ora, immagina lui che ti guarda e pensa, wow, ha così tanto da offrire. Devo fare uno sforzo per farne parte. Questo è ciò che succede quando metti te stessa al centro della tua vita e diventi qualcuno che non ha paura di essere indipendente. Lui non vorrà un rapporto qualsiasi. Vorrà il rapporto con te, una persona unica, con uno scopo chiaro, che sa cosa merita. Hai mai notato come, molte volte, mettiamo le nostre emozioni nelle mani di qualcun altro? Come se la nostra felicità dipendesse dall'attenzione o dal comportamento di qualcuno. Ma e se ti dicessi che la vera chiave per attrarre qualcuno in modo genuino sta proprio nel non dipendere emotivamente da loro? Immagina l'impatto che ha quando inizi a valorizzare la tua compagnia. Quando ti senti completa e felice da sola, senza bisogno di una validazione esterna, succede qualcosa di magico. Lui si renderà conto che sei emotivamente equilibrata, e questo non solo genererà rispetto, ma anche un'attrazione ancora maggiore. Perché la verità è che nessuno si sente attratto da una persona che mette tutta la sua felicità in qualcun altro. Ciò che è irresistibile, ciò che davvero sveglia l'interesse, è una donna che sa cosa vuole, che ha il controllo delle proprie emozioni e che non si lascia influenzare dalle aspettative altrui. Hai mai provato questa sensazione di essere sufficiente per te stessa? Credimi, è un gioco di potere. Quando ti ami e ti rispetti, trasmetti un'energia che naturalmente attrae chi davvero ha il valore di apprezzarti. E in più, diventi una persona che non si lascia destabilizzare dalle maree della vita, ma che rimane ferma, con limiti sani e una fiducia incrollabile. Questa è pura attrazione, è il tipo di forza che nessuno può ignorare. Quando ti dedichi a prenderti cura della tua salute emotiva,
impari a essere padrona del tuo equilibrio. Questo non significa essere fredda o distante, ma avere la saggezza di non lasciarti consumare da ansie o carenze. Inizi a renderti conto che la felicità non sta nell'attendere un messaggio o nell'attenzione che ricevi, ma in ciò che costruisci per te stessa, nella pace che crei dentro di te. E questo, tesoro, è ciò che farà in modo che lui ti ammiri ancora di più, perché vedrà in te una donna che si rispetta, che non si sottomette ai giochi emotivi. E indovina? Lui vorrà stare vicino a te proprio per questa ragione. Perché non c'è niente di più attraente di qualcuno che rimane integro, qualcuno che non dipende da nessuno per sentirsi completo. Quando stabilisci i tuoi limiti, non solo guadagni rispetto, ma ti metti in una posizione di potere. E quando se ne renderà conto, vorrà far parte del tuo mondo, ma solo se sarà davvero in grado di aggiungere valore. Hai mai notato come le persone misteriose abbiano un magnetismo quasi irresistibile? Sai perché? Perché non rivelano tutto in una volta. Sanno che la vera attrazione nasce dallo spazio tra ciò che viene mostrato e ciò che deve ancora essere scoperto. Ed è proprio questo che puoi creare in qualsiasi relazione, un'aura di mistero che lo farà desiderare di sapere di più, molto di più, su chi sei. Ora pensa bene. Quante volte ti sei trovata in una conversazione in cui una persona ti ha rivelato tutto su di sé in pochi minuti? Sembra bello, vero? Ma in realtà, quando condividi troppo velocemente, perdi l'opportunità di creare curiosità. La chiave sta nel farlo desiderare di sapere di più, senza fretta, senza pressioni. Ogni conversazione è un'opportunità per dare un indizio qui, una rivelazione lì, ma sempre mantenendo un po' di mistero. Questo crea un gioco di emozioni, in cui lui inizia a chiedersi, cosa c'è dietro tutto questo? E sai qual è la cosa più potente di tutto questo? Quando non sei sempre disponibile. Essere prevedibile non è mai sinonimo di interesse. Al contrario, è quando sai creare delle pause nei messaggi, quando non ti lasci essere sempre accessibile, che lui comincia a rendersi conto che, sì, hai una vita tua, e dovrà fare uno sforzo per farne parte. Questa è attrazione nella sua forma più pura, non ciò che lui sa già, ma ciò che deve ancora scoprire. Quando condividi la tua vita poco a poco, con intenzione, trasformi ogni conversazione in un'opportunità per approfondire la connessione senza forzare le cose. È come una danza lenta, dove ogni passo è calcolato, ma in un modo che fluisce naturalmente. Lui comincerà a percepire il valore nelle piccole cose che condividi, e questo crea una tensione emotiva affascinante. E la cosa più importante, quando sente di non avere tutte le risposte su di te, questo sveglia il desiderio di scoprire di più. E chi non vuole essere una persona che lascia sempre qualcuno con la voglia di più? Inoltre, la comunicazione strategica non riguarda solo non parlare troppo. Ha a che fare con sapere il momento giusto per dare attenzione e il momento ideale per allontanarsi un po'. Quando smetti di essere sempre disponibile, senza diventare mai fredda, inizi a creare una sensazione di scarsità, e questo è oro in qualsiasi relazione. Lui si chiederà, dove sarà? Cosa sta facendo? E questo, tesoro, è ciò che farà in modo che lui si senta attratto e coinvolto. E, se ti sta piacendo il video fino a qui, approfitta e iscriviti al canale Emozioni e Connessioni. In questo modo non perderai nessun contenuto che ti aiuterà a creare connessioni più profonde e autentiche. Clicca sul pulsante e attiva le notifiche per rimanere aggiornata su tutto. Andiamo insieme in questo viaggio, perché c'è molto altro in arrivo. Ti sei mai accorta di come, a volte, quando qualcuno corre troppo dietro, finisce per allontanare l'altra persona? Questo accade perché, in fondo, tutti vogliamo sentire che stiamo guadagnando qualcosa di speciale, non solo ricevendo. E questo è ancora più vero quando si tratta di conquistare qualcuno. La chiave qui è lasciare che sia lui a fare il primo passo. Sembra semplice, ma è estremamente potente. Ti sembra difficile, vero? Dopotutto, chi non vorrebbe sapere che l'altra persona è interessata? Ma credimi, il segreto sta nel dimostrare interesse in modo sottile, uno sguardo più prolungato, un sorriso enigmatico,
una conversazione che lascia intendere cosa pensi, ma senza fretta di abbandonarti. Quando permetti che sia lui a prendere l'iniziativa, inizia a provare il piacere della conquista, e questo crea una dinamica completamente diversa. Si sentirà coinvolto, come se stesse cercando qualcosa che valga la pena, e questa sensazione di sforzo è ciò che mantiene vivo il suo interesse. Ti sei mai chiesta cosa spinga qualcuno a voler davvero conquistare un'altra persona? Non è ciò che arriva facilmente. È ciò che richiede sforzo, dedizione e, soprattutto, spazio affinché la conquista avvenga al suo ritmo. Non correndo dietro, crei un'atmosfera di mistero e sfida che rende ogni passo più significativo, più prezioso. E chi non valorizza ciò che conquista con impegno e desiderio? Quando dai spazio affinché lui prenda l'iniziativa, non stai solo mostrando pazienza, stai dimostrando che hai qualcosa di unico e prezioso da offrire. Sei una persona che ha una vita ricca, piena di scopo, e non ha bisogno di attenzioni. Questo manda un messaggio chiaro: lui deve investire per stare al tuo fianco. E indovina un po'. Gli uomini adorano sentire di conquistare qualcuno con qualcosa di più, qualcuno che si valorizza e non si cede facilmente. Questo tipo di dinamica crea una connessione più profonda perché, man mano che lui fa il primo passo, diventa più coinvolto, più attento. Quando sente che ha dovuto lavorare per avvicinarsi, il rispetto e il desiderio aumentano. E questa è la chiave: l'impegno, il tempo e la dedizione che mette sono ciò che realmente dà valore alla relazione. Invece di lanciarti nell'aspettativa che lui agisca, mostra che sei la donna che merita di essere conquistata, e, di conseguenza, farà di tutto per tenerti vicino. Ti sei mai fermata a pensare perché alcune connessioni sembrano approfondirsi naturalmente, mentre altre sembrano raffreddarsi prima ancora di decollare? La risposta sta nella pazienza. Quando permetti che la relazione si sviluppi al suo tempo, senza fretta, senza voler soddisfare tutte le sue necessità o le tue troppo rapidamente, crei qualcosa di più prezioso e duraturo. Ma come fare questo in modo strategico, senza sembrare distante o disinteressata? Immagina che ogni gesto di affetto, ogni parola, ogni incontro sia un pezzo che si incastra nel momento giusto. Quando non sei sempre disponibile, non corri dietro, e ti riservi un po', lui sente il desiderio di essere al tuo fianco più intensamente. Questo spazio crea un equilibrio fondamentale: sapere che c'è qualcosa di speciale, qualcosa che vale la pena aspettare. Questo, amica mia, è ciò che realmente mantiene il suo interesse alto. Non si tratta di fare giochi, ma di valorizzare ogni momento e permettergli di percepire che stare con te è qualcosa che deve essere conquistato, passo dopo passo. Ti sei mai accorta di come, quando qualcosa è conquistato con impegno, diventa molto più prezioso? Quando non ti offri troppo, immediatamente, crei un senso di valorizzazione e aspettativa. Al contrario di quanto pensano in molti, la fretta di soddisfare le necessità di una relazione porta spesso alla frustrazione. La chiave sta nell'aspettare il momento giusto e stabilire limiti sani. Questo non significa essere fredda o distante, ma saper che hai qualcosa di unico e che la reciprocità è essenziale. Quando lui vede che le sue azioni devono avere uno scopo, sarà più incline a dare il meglio di sé. È molto facile cadere nella trappola di voler compiacere e soddisfare le sue aspettative rapidamente. Tuttavia, stabilendo il tuo ritmo e rispettando le tue necessità, dai un messaggio chiaro: la relazione sarà sana e reciproca. Immagina che, invece di dare tutto subito, riveli le cose gradualmente. Ogni parola, ogni gesto, diventa più prezioso perché non è stato affrettato, non è stato forzato. E, alla fine, l'attesa farà sì che la connessione diventi più profonda e piena di significato. La pazienza non è solo una virtù, ma una forma di costruire una base solida. Ciò che viene conquistato con calma tende ad essere più resistente. Permettendo che le cose si sviluppino al momento giusto, non solo mantieni acceso il suo desiderio, ma rafforzi anche il rispetto reciproco. Quando entrambi sapete che c'è qualcosa di valore che si sta costruendo, è impossibile che quel legame si rompa facilmente. Hai mai pensato a come un bel sorriso possa cambiare l'energia di una conversazione?
In una relazione, essere la persona che porta leggerezza e buon umore è uno dei regali più grandi che puoi offrire. Non stiamo parlando di forzare battute o essere costantemente la comica del gruppo, ma di creare un ambiente rilassato e positivo, dove entrambi si sentano a proprio agio per essere chi sono davvero. Perché, in fondo, chi non ama stare accanto a qualcuno che illumina l'ambiente, giusto? E poi, quando riesci a farlo in modo genuino, è come se creassi un'energia magnetica che lo attrae e lo fa desiderare di più. Ora, pensa con me, quante volte ti sei sentita ispirata da qualcuno? Dalle sue azioni, parole o anche dal suo atteggiamento di fronte alle sfide della vita? Quando sei la partner che ispira l'altro a crescere, a migliorare, a perseguire i propri sogni, non stai solo creando una relazione, ma un viaggio di evoluzione reciproca. Mostrando il tuo impegno verso la crescita personale, automaticamente diventi un esempio positivo che lo motiva a fare lo stesso. E allora, non è solo la relazione a diventare più forte, è la vita di entrambi. Sii la partner che porta gioia, luce e leggerezza nella sua vita, senza che lui debba fare grandi sforzi. Il potere di essere una fonte di buone energie non può essere sottovalutato. Chi lascia una traccia positiva ovunque vada finisce sempre per lasciare nostalgia. E credimi, questa è una delle forme più genuine per rafforzare un legame e suscitare ammirazione in chi ti sta accanto. Quando diventi una persona che porta buone energie nella relazione, tutto intorno a te inizia a fluire in modo più leggero e armonioso. Non si tratta di essere perfetta, ma di essere qualcuno che sa affrontare gli alti e bassi della vita con grazia e ottimismo. Questo atteggiamento positivo è contagioso. Quando lui si accorge che, stando con te, l'atmosfera è sempre più semplice, inizia naturalmente a sentirsi più a suo agio e felice al tuo fianco. E più di tutto, si sente ispirato a diventare una versione migliore di se stesso, a contribuire alla relazione in modo più significativo. La partnership si rafforza perché, invece di aspettarti che l'altro risolva i tuoi problemi o colmi le tue lacune, diventi la persona che porta equilibrio e ispirazione. Lo aiuti a vedere le cose sotto una nuova prospettiva, sempre con quel tocco di leggerezza che rende tutto più possibile. E questo scambio di energie è ciò che crea una connessione vera e duratura. Essere qualcuno che lui ammira, rispetta e con cui si sente bene è il modo per costruire una base solida per qualcosa di veramente speciale. Hai mai notato come alcuni gesti di affetto possano avere un impatto molto maggiore se dati nel momento giusto? Spesso mostriamo affetto all'inizio, come un tentativo di avvicinare l'altro. Ma la verità è che, esagerando nelle dimostrazioni di affetto troppo presto, rischiamo di diluire il valore di questi gesti. La chiave sta nell'aspettare il momento giusto, quando le basi della relazione sono già costruite, e lui ha dimostrato un interesse genuino e un impegno. Quando la reciprocità è raggiunta, l'affetto diventa uno scambio prezioso. Lui percepirà che ogni tuo gesto ha un peso speciale, perché è stato dato con attenzione, nel momento giusto. E, contrariamente a quanto molti pensano, non è necessario correre per aprirsi immediatamente. Mantenendo una certa riservatezza, crei uno spazio in cui l'affetto diventa più profondo e autentico. In fin dei conti, la vera connessione si rafforza quando entrambi investono nella relazione in modo equilibrato, costruendo insieme qualcosa di solido e duraturo. Man mano che la relazione si approfondisce, l'affetto diventa il riflesso di una vera partnership. Quando ti mostri affettuosa dopo che l'altro ha dimostrato dedizione e interesse, dai valore alla reciprocità. Questo equilibrio tra dare e ricevere crea una sensazione di armonia, in cui entrambi sanno che ogni gesto di affetto è significativo. Affetto senza fretta significa che sei disposta a investire, ma solo quando senti che l'altra persona è sulla stessa lunghezza d'onda. Questo scambio di affetto sarà molto più ricco e duraturo. Aspettare per aprirsi completamente evita di diventare prevedibile. L'affetto dato al momento giusto ha il potere di toccare profondamente, perché non è qualcosa che ci si aspetta sempre. Quando ti riservi, l'altro percepisce l'importanza di meritarsi la tua attenzione e il tuo affetto. Questo stabilisce una dinamica in cui l'affetto diventa ancora più valorizzato, e ogni momento di connessione tra voi diventa qualcosa di unico e significativo.
La reciprocità nell'amore è la chiave per una relazione genuina, dove entrambi sentono di darsi qualcosa di prezioso. E allora, ti sono piaciuti i consigli? Spero di sì. Perché ciò che abbiamo imparato oggi è fondamentale per creare connessioni profonde e sane. Ricorda, sei unica, e chiunque abbia la fortuna di fare parte della tua vita deve imparare a riconoscere e valorizzare questo. Il segreto sta nell'equilibrio tra fiducia, indipendenza e, naturalmente, vulnerabilità. Valorizzati prima, e il mondo intorno a te imparerà a fare lo stesso. Ora, voglio sapere da te, quale dei 7 passi ti ha colpito di più? Ti è mai capitato qualcosa del genere? O magari hai una storia da condividere sugli alti e bassi delle relazioni? Scrivi nei commenti, mi piacerebbe conoscere la tua opinione. E non dimenticare di mettere mi piace, condividere con quell'amica che adorerà questi consigli, e iscriverti al nostro canale Emozioni e Connessioni per non perdere nessun contenuto nuovo. Alla prossima video!